Oggi siamo qui con l'Audio-Technica AT2040, un microfono dinamico che si colloca in una fascia di prezzo dei 90 euro, una fascia di prezzo molto affollata. Ma come suona? È adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, questo microfono costa 95 euro più o meno e si colloca in una fascia di prezzo molto competitiva, dove ci sono miliardi di microfoni, tutti più o meno dalla forma che somiglia vagamente allo Shure SM7B. Allora, questo microfono che stai sentendo in questo momento pulito, quindi non sto aggiungendo nessun tipo di equalizzazione o altro, sta entrando dentro il Tascam Mixcast 4 con un gain di più 35. Stop. In fase di montaggio del video sicuramente aggiungerò un po' di gain per portare a meno 14 LUFS, però al di là di questo nulla. È un microfono che sento in cuffia ed è abbastanza silenzioso, è un dinamico per carità, però ha un rumore di fondo assolutamente accettabilissimo, quindi comodo. Questo microfono è un microfono abbastanza pesante in senso di solido, ed è un microfono che tutto sommato io sto ascoltando in questo momento in cuffia insieme a te e non mi dispiace. Ci sono però delle cose da dire. In primis però ti voglio raccontare una cosa di questo microfono. Questo microfono non ha ragno, non ha spugna. Perché? Perché ha tutto montato all'interno, un sistema di shock mount e una spugna per evitare le plosive. Io, come vedi, lo sto usando nel modo corretto, come si dovrebbe usare questo microfono, quindi più o meno a 4 dita dalla bocca e fuori asse, ok? In modo che non prende le P e le B, che sono le famose plosive, che sono fastidiosissime. Ok, questo microfono, ti dicevo, è un microfono dinamico, lo sappiamo, quindi non necessita della 48 volt, ma è un microfono ipercardioide. Ok, quindi a differenza di altri microfoni in questa fascia di prezzo con questa forma, questo qui è ipercardioide. Che cosa significa? Che è molto più focalizzato sulla parte anteriore, dove io sto parlando, rispetto ai microfoni cardioide, prende meno rispetto ai cardioidi di quello che viene di lato e un pochino nella parte posteriore. Quindi in base a quello che a te serve, questo tipo di pattern polare ipercardioide, così come supercardioide, potrebbero essere la scelta migliore o peggiore rispetto al pattern polare cardioide. Guarda, ti voglio far sentire una cosa. Io adesso mi sposto in questa direzione. Guarda, mi sono spostato pochissimo, forse di 4 dita in una direzione, e il suono cambia già. Perché? Perché è molto stretto sulla voce. Se avessi fatto la stessa operazione con un microfono cardioide, non avresti sentito questo. Fin qui sarebbe stato sicuramente dentro il range di ascolto del microfono, quindi non sarebbe cambiata la voce. Ti ripeto, non è né un pro né un contro, dipende da te, da quello che ti serve. Se sei una persona che si muove molto quando parla, ok, sicuramente ipercardioide e supercardioide non fanno a caso tuo, perché la voce continuerebbe a cambiare di tonalità. Senti? Più piena quando sei nella posizione corretta, molto meno piena, molto meno corposa quando ti muovi. Quindi se ti muovi spesso quando parli, probabilmente il pattern polare cardioide forse è la cosa migliore. Se riesci a star fermo, questi qui sono migliori perché sono molto più focalizzati sulla voce, sulla fonte sonora. Io dico voce perché sto usando questo microfono sulla voce, ok? Quindi ti volevo raccontare questo perché è una particolarità di questo microfono. Ok, ma come suona questo microfono? Ti dico la verità, lo sto ascoltando in questo momento in cuffia a un volume decente e il suono non è dei più dettagliati possibili, questo è chiaro, ma lo stai ascoltando anche tu, non è un microfono super dettagliato, ma costa anche 95 euro, ma tutto sommato è gradevole nel suono. Ok, è un suono che non è fastidioso all'orecchio, è un suono che non è, sai, di quelli molto spinti sulle frequenze alte che ti danno fastidio dopo un po' che ascolti e non ce la fai più. In questo momento lo sto ascoltando a un volume anche abbastanza importante in cuffia. Per curiosità, queste cuffie sono le Audio-Technica ATH-M50X, le mie nuove cuffie preferite. Sono cuffie chiuse, bellissime, comodissime tra l'altro. Lo sto ascoltando a un volume abbastanza importante e non mi dà assolutamente fastidio. Quindi ti ripeto, è difficile trovare in questa fascia di prezzo, cioè intorno ai 100 euro, un microfono che sia anche molto dettagliato.
proprio secondo me impossibile. Ok? Quindi questo microfono fa parte di tutti quegli altri microfoni che costano più o meno quella cifra e che suonano più o meno uguale. Ok? Quindi una motivazione, secondo me, per comprare questo microfono rispetto ad altri in quella fascia di prezzo è se ti serve il pattern polare ipercardioide, perché potrebbe essere... A me piace molto l'ipercardioide, perché quando parlo, hai visto, io sono fermo, tranne quando mi devo muovere per farti sentire cose, sono fermo, e mi piace molto perché è più focalizzato sulla voce, quindi in ambienti non acusticamente trattati o poco trattati, forse, non è una regola quindi prendila con le pinze, ma forse pattern polare ipercardioide o supercardioide, tutto sommato, hanno una marcia in più rispetto al pattern cardioide. Però questo, voglio dire, è abbastanza soggettivo poi anche in base alle voci, eccetera. Sono abbastanza sorpreso da questo microfono, da come in generale, da come per 100 euro ti diano dei microfoni che suonano bene. Ok, non è il miglior microfono del mondo, ma lo sappiamo. Però è un microfono che se devi far podcast, compri, non so, ad esempio, 2 aste tipo queste, le metti sulla tavola e ci fai podcast, video podcast, interviste, quello che vuoi. Sicuramente non hai un suono super dettagliato, ma è assolutamente gradevole. Non è male. È un microfono anche robusto, cioè ti dà l'idea di poterlo portare in giro con te dove vuoi senza nessun tipo di problema. Poi Audio-Tecnica mi piace tanto perché ti dà queste pochettine, queste, non so come le vuoi chiamare, che sono molto 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 imbottite rispetto a... C'avevo una Rode da qualche parte, una bustina Rode, che sono sottilissime, sono tipo fintapelle sottili. Questi qua esternamente sono sì fintapelle, ma dentro sembra tipo neoprene, hai presente tipo le mute da sub. Quindi mi dà l'idea di essere veramente una custodia che tiene al sicuro il microfono. Questo qui esce da dentro per ridurre, diciamo, la filettatura per attaccarlo a varie aste, ed è di plastica. Questa cosa non mi fa impazzire. Non amo molto le cose di plastica da questo punto di vista perché... essendo una parte molto delicata, avrei preferito fosse in metallo. Però ti dico la verità, la maggior parte delle aste hanno l'attacco grande, quindi diciamo, come vedi, io non lo sto usando proprio perché la mia asta è una di quelle normali, quindi c'è un attacco grande, va benissimo così. Dentro è in ferro, quindi va assolutamente bene. Che ne pensi di questo microfono? Ti piace? Non ti piace? Nella fascia di prezzo dei 100 euro pensi che sia un'ottima scelta? Pensi che c'è di meglio? E se c'è di meglio, quale secondo te suona meglio di questo? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Niente, noi ci vediamo settimana prossima. Mi raccomando, attiva le campanelle perché questo microfono qui lo testeremo prossimamente con lo Shure SM7B, che costa 400 euro, quindi 4 volte tanto, però in proporzione possiamo vedere come suona rispetto a quello, ok? Bene, allora io ti ringrazio, ti do appuntamento la prossima settimana, ciao!